Questo è uno dei migliori PC che puoi assemblare nel 2022 ed il suo prezzo è circa 1400 euro. Non è economico ma neanche costoso, è semplicemente la miglior configurazione da fare se attualmente non hai un buon PC. Le prestazioni ottenibili da questa configurazione sono le più convenienti rispetto al suo prezzo. Infatti non solo mantiene facilmente più di 240 fps sui giochi competitivi in 1080p, ma può reggere benissimo anche 1440p e persino 4K con impostazioni grafiche al massimo. Per chi non volesse assemblarlo, proporrò anche un PC già assemblato molto simile, ma con alcune differenze che poi andrò a spiegare. Incominciamo subito esaminando i componenti della mia configurazione partendo dagli elementi principali, ovvero il processore e la scheda video. Come processore ho scelto l'Intel i5 11400. Il suo prezzo attualmente si aggira tra i 170 e i 180 euro e in confronto all'attuale processore più potente, ovvero l'i9 12900K, c'è solo il 23% di differenza a livello di velocità effettiva. La differenza di prezzo invece è quasi 4 volte superiore, che in percentuale sarebbe il 300% in più. Come scheda video poi ho scelto la Nvidia RTX 3060 Ti, prodotta dalla MSI. La sua fascia di prezzo al momento è tra i 600 e i 700 euro e se paragonata a una scheda video successiva come l'RTX 3080 abbiamo una differenza di FPS del 19% ed un prezzo quasi doppio rispetto alla 3060 Ti. Ma perché è meglio scegliere processore Intel e scheda video Nvidia rispetto a processore e scheda video AMD? Beh, semplicemente per una questione di mercato. L'abbinamento Intel-Nvidia ha un valore sentimentale più alto, risulta più popolare e di conseguenza più apprezzato e ricercato, quindi un domani potrai rivendere questi componenti con più facilità rispetto ai componenti AMD. Assieme al processore viene fornito anche il dissipatore standard della Intel, con la pasta termica già applicata. Tuttavia consiglio di comprare un altro dissipatore come questo della Cooler Master. In questo modo non solo avrai un dissipatore migliore, ma anche una pasta termica migliore, sempre inclusa nel prezzo, che durerà di più e diminuirà ulteriormente la temperatura del processore mentre giochi. A seguire abbiamo la RAM. La sua velocità è fondamentale così come la categoria di latenza. Per chi ama l'illuminazione RGB ho scelto le G.Skill Trident Z. Sono due slot da 8 GB di DDR4, velocità 3200 MHz e categoria di latenza CL16, cioè configurabile tramite XMP con timing 16-18-18-38. Per chi non lo sapesse, l'XMP è l'impostazione da attivare nel BIOS per farle andare realmente a 3200 MHz. Se invece l'illuminazione non ti interessa, praticamente allo stesso prezzo puoi prendere le Crucial Ballistic da 3600 MHz. Sono sempre due slot da 8 GB CL16 con timing 16-18-18-38, ma avendo una velocità superiore garantiscono qualche FPS in più. Per giocare 16 GB sono più che sufficienti e se un domani vorrai aumentarli ti basterà comprare altri due blocchi di RAM identici che con il passare del tempo scenderanno anche di prezzo. Come SSD poi ho scelto il VD Black SN850 da 500 GB, è attualmente il migliore in circolazione per quanto riguarda il gaming ed è in grado di raggiungere una velocità di 7000 MB al secondo in lettura e 4100 MB al secondo in scrittura. Se 500 GB non sono abbastanza, ovviamente puoi prendere il modello da 1 TB, che raggiunge 7000 in lettura, 5300 in scrittura e costa 155 euro. Passiamo ora alla scheda madre, l'MSI Mag B560 Torpedo. È una scheda in grado di supportare processori Intel fino all'11ª generazione, ha due spazi per SSD M2, uno di quarta e uno di terza generazione, 4 slot per supportare fino a 128 GB di RAM DDR4 con velocità massima 5066 MHz. Scheda audio HD 7.1 integrata con audio boost e sul retro ha molte porte USB 2.0, 3.2, tipo C, Ethernet, audio, eccetera. Tutto questo verrà alimentato dal Corsair RM650, che è appunto in grado di fornire sino a 650 watt di alimentazione. È un alimentatore modulare a bassa rumorosità, con certificazione Plus Gold del 90%, che indica la categoria di efficienza energetica per ridurre i consumi. Oppure con 10 euro in più si può prendere il Seasonic Focus Plus, che con il certificato Platinum riduce di un ulteriore 2% l'energia assorbita dalla presa di corrente. A racchiudere il tutto poi c'è il case della Cooler Master MB520. Ottimo rapporto qualità-prezzo e adatto a qualsiasi tipo di configurazione, anche con schede video e dissipatori più grandi. All'interno sono preinstallate 3 ventole RGB da 120 mm nel pannello frontale, una normale sul retro ed è possibile montarne altre 3 nella parte superiore. Sul lato sinistro c'è il pannello in vetro temperato spesso 4 mm per ammirare tutti i componenti in funzione. Ora invece passiamo al PC già assemblato.
Per 1500 euro abbiamo un i5 11400F che sarebbe la versione senza grafica integrata e l'RTX 3060 Ti di cui però non sapremo il produttore. Stessa cosa per l'SSD, non sappiamo quindi né la generazione né la velocità di lettura e scrittura. Della RAM viene indicata solo la velocità e non la categoria di latenza. L'alimentatore, essendo più economico, ha una certificazione bronze, ovvero la più bassa, e anche la scheda madre non è il massimo, ha poche porte USB e degli attacchi per mouse e monitor che ormai non utilizza più nessuno. I monitor da gaming infatti vanno collegati alla scheda video, non alla scheda madre. Il PC già assemblato quindi parte molto in svantaggio, perché quasi sempre monta dei componenti economici che si dovranno sostituire prima del previsto. Costruendo un PC da solo, poi, acquisisci un'esperienza personale, che in futuro ti permette di fare dei miglioramenti quando vuoi. Anche se una configurazione del genere può durare tranquillamente per 4 generazioni senza bisogno di essere aggiornata, che corrispondono all'incirca 5 o 6 anni di nuove tecnologie. In ogni caso, dopo aver assemblato il PC, è importante configurarlo e ottimizzarlo. Quindi se vuoi ottenere ancora più FPS e meno latenza, ti consiglio di guardare anche il prossimo video.